Ciao a tutti, io sono Carla e vi do il benvenuto nella mia cucina. Oggi prepariamo una torta fredda, semplicemente deliziosa, senza cottura, proprio adatta alla stagione, magari da proporre per Ferragosto. Vieni con me in cucina, prepariamola insieme. Per prima cosa metto il burro nel pentolino e lo sciolgo a bagnomaria. Il burro si è sciolto, lo metto via un attimo e trito i biscotti. Li metto all'interno di un sacchetto. Li schiaccio bene col matterello. Puoi fare questa operazione anche con il mixer. Ho tritato tutti i biscotti, li metto in un contenitore. Aggiungo il burro fuso e mescolo bene. Una volta integrato il burro nei biscotti, prendo una base di cartone e una tortiera con cerniera apribile. Tolgo la base e lascio la cerniera, la capovolgo sulla base, aiutandomi con un tovagliolino imburro i bordi. Così potrò farci aderire la carta forno e una volta che la torta si sarà solidificata non si andrà a rovinare. Faccio aderire la carta forno al cerchio apribile. Adesso posso versare il composto con i biscotti. Premo bene prima con il dorso del cucchiaio e poi eventualmente anche con un bicchiere rivestito con della pellicola alimentare. Non preoccuparti se il composto all'inizio farà fatica a compattarsi. Il fatto di non essere troppo compatto con troppo burro garantirà friabilità alla nostra base. Ho messo la pellicola intorno al bicchiere e adesso premo con forza. La base è ben compatta, la metto in frigorifero a solidificare e nel frattempo preparo la crema. Taglio la gelatina la faccio ammorbidire con l'acqua fredda per 10 minuti. Per questa ricetta puoi usare lo yogurt che più ti piace e puoi mettere anche la panna fresca. Io metto quella vegetale già zuccherata per non andare ad aggiungere lo zucchero. Se metti la panna fresca dovrai andarla a zuccherare nella percentuale del 10%, quindi con 400 g di panna, 40 g di zucchero a velo. Verso la panna nella terrina, ci aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia. Inizio a montarla. La panna è semi montata, aggiungo lo yogurt. Do una mescolata. La panna fredda di frigorifero con lo yogurt freddo si andranno ad addensare in un attimo. Se fai una crostata bassa puoi anche non mettere la gelatina, mentre se fai una torta più alta la gelatina si richiede per mantenere la torta con una struttura più stabile.
Sto scaldando un po' di latte, ci andrò ad aggiungere la gelatina ben strizzata, così si andrà a sciogliere, e poi l'aggiungerò alla crema. Strizzo la gelatina, la metto nel latte caldo, mescolo bene e in un attimo si andrà a sciogliere. Mi raccomando, falla sciogliere bene, non ci dovranno essere grumi. La aggiungo subito alla crema, anche se è calda non fa niente. E poi mescolo. Taglio qualche mora e qualche lampone. Le taglio perché sono veramente grandi, altrimenti puoi metterle anche senza tagliarle. Aggiungo more e lamponi al composto, mescolo delicatamente e poi inserisco tutto nella tortiera. Ho tolto la tortiera dal frigorifero, la base di biscotti si è ben solidificata, inserisco la crema all'interno. Livello il tutto e adesso in frigorifero perlomeno per 4-5 ore oppure per tutta la notte. Ecco la torta a riposo avvenuto. Prima con un coltellino stacco la carta forno dai bordi, apro la cerniera e la tolgo. Tolgo la carta forno. Adesso, se vuoi, sempre con la spatolina puoi livellare i bordi. Se vuoi un effetto liscio, se poi ti piace l'effetto ruvido va bene comunque. Adesso la decoro con la frutta contenuta nello yogurt, quindi lamponi e more. Come sempre ti invito a provarla. La base è friabile, non è per niente compatta, dura, l'hai visto il taglio come è perfetto. E la crema, lo yogurt, buonissima.
Se la ricetta ti è piaciuta, mi raccomando, fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale per non perdere le notifiche dei prossimi video e attiva le notifiche, così ti comunicheranno quando caricherò un nuovo video. Dimmi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Ciao e alla prossima ricetta!